Ciao amici e amiche del segno della bilancia, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che ha una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo procedere con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare come nella vostra settimana le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Adesso procediamo proprio con la prima. Troviamo la carta della chiave, molto interessante soprattutto a livello relazionale, sentimentale, emotivo, interiore, quindi anche strettamente personale. La chiave ci dice che, ci sono delle nuove idee, un inizio, possibilità di chiudere, aprire, nuove situazioni, nuove porte, ci dà l'opportunità di aver chiarezza e di fare chiarezza e quindi di agire immediatamente, di attenzionare un qualcosa e di poter sfruttare la nostra esperienza, la nostra intelligenza anche per risolvere alcune questioni molto molto importanti per noi. Quelli che ci danno la chiave non solo nelle questioni sentimentali, però anche interiori che quindi ci spingono ad agire negli altri ambiti. In senso generico con la carta del bouquet vuol dire che si vedono risultati, ci sono soddisfazioni, ottenimenti, riuscire in qualcosa porta, felicità, serenità e anche un nuovo equilibrio. E poi è legata alle novità, senso generico, può essere un invito, un dono, un apprezzamento, un premio a livello metaforico, nel senso proprio di soddisfazione. E poi abbiamo la carta, questa è un po' particolare perché il serpente spesso ci fa capire che ci muoviamo in situazioni dove o non abbiamo le idee chiare, oppure noi ce le abbiamo abbastanza chiare, però sono le cose intorno a noi che, non ci permettono di agire o immediatamente oppure in un certo modo. Quando succede questo? Quando le situazioni sono un po' strane, ambigue, ingannevoli o abbiamo a che fare con delle persone invidiose, false, gelose, eccetera, o è proprio l'ambiente, soprattutto quello lavorativo o alcune dinamiche nello specifico, soprattutto quelle a livello pratico, che sono un po' tossiche, un po' sospette. E allora ecco che questa ci fa capire che in qualche modo dobbiamo muoverci con pazienza, con flessibilità, aspettare il momento giusto, di non aver fretta e sfruttare la nostra saggezza. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Allora, con le nostre carte dell'amore, ovviamente alcune cose ricordo principalmente coppia single, però possono fare riferimento anche ai rapporti più importanti per voi, di amicizia, famiglia, eccetera. Quindi consiglio sempre di ascoltare e poi di adattare a quello che state vivendo. Troviamo la lavanda. Porta con sé un messaggio comunque di attrazione e di coinvolgimento, però soprattutto per le questioni pratiche, le questioni, mentali, o anche di, una specie di blocco nelle intenzioni o nella comunicazione. È vero che può esserci, la possibilità, come dicevo, proprio di aspettare il momento giusto e quindi vedrete sciogliere, qualsiasi cosa, ma soprattutto intesa ritrovata, possibilità di costruire o recuperare,
qualcosa del rapporto stesso, ritorno di fiamma, desiderio che si accende, che si riaccende. Quindi in un certo senso ci sono delle belle cose positive, delle belle, aspettative, ripagate e soddisfatte. Infatti abbiamo, a sottolineare questo aspetto, anche la carta della Pratolina che, non solo parla anche di svolta decisiva, forse c'è un qualcosa che deve essere scelto, insieme, ovviamente, condiviso, forse c'è anche un qualcosa che deve essere comunicato, confessato, oppure, in qualche modo insieme contemplato, nel senso di riflettere attentamente su alcune cose o su alcuni atteggiamenti? Assolutamente sì, quindi abbiamo una settimana che può essere molto intensa e proficua. Per le coppie, avevo detto anche per le relazioni più importanti, per i single, ovviamente alcune carte possono far riferimento su, nuove possibilità, magari dove c'è innanzitutto una specie di attrazione e di coinvolgimento, ecco, inizialmente puro, perché in effetti questa carta parla, di sentimento puro, di, gentilezza, di accortezza, di, generosità, quindi un qualcosa che può essere prima di tutto una specie di attrazione platonica, chiamiamola così, un rapporto cerebrale o platonico, o addirittura proprio tutto l'opposto, tutto il contrario, quindi dipende in che situazione vi trovate, perché se c'è un coinvolgimento, un'attrazione molto, molto forte, può essere proprio di connessione interiore, quindi in qualsiasi circostanza, se l'una e l'altra effettivamente potrebbe, sbocciare qualcosa di interessante, oppure rimanere adesso ancora un po' in sospeso perché si devono incastrare un po' di situazioni. Anche se state aspettando la persona giusta, probabilmente queste carte vi stanno dicendo che è nell'aria un incontro fatidico, un qualcosa di, importante. Magari se invece già c'è una frequentazione, scusate, la cosa può ampliarsi, può procedere a gonfie vele. E adesso andiamo a vedere le questioni più pratiche del lavoro, delle finanze. C'è la costanza. Direi sempre positiva da aver, pazienza, costanza e fiducia soprattutto nelle proprie capacità e potenzialità, ma soprattutto è quella che ci ripaga dei nostri sforzi, del nostro impegno e lavoro. Non solo, è anche, una carta che indica dei cambiamenti e dei miglioramenti. Di sicuro bisogna agire con volontà, con, decisioni che possono superare ostacoli, cattiverie, abbiamo visto, cose un po' ambigue e strane, quindi tenacia e impegno che appunto vi porterà, quei risultati. Forse c'è bisogno principalmente di stabilizzare alcune situazioni o fare chiarezza con voi stessi, magari di concentrarvi sulle vostre capacità. Se queste non vengono, valorizzate, apprezzate, allora, lì può esserci un po' di sconforto. Purtroppo magari già sapete di trovarvi in un ambiente del genere e, magari, può essere un po' da dire scontato, però magari valutare un possibile cambiamento. Non dico di cambiare lavoro, però magari cercare di trovare delle nuove soluzioni. Può essere magari una spinta ulteriore, soprattutto a chi sta già pensando da tanto tempo di cambiare lavoro e anche per chi è in cerca, ci possono essere delle novità interessanti. Abbiamo visto delle proposte, delle cose che possono essere interessanti, forse da sviluppare successivamente. Adesso magari, come abbiamo visto, avete bisogno di fare chiarezza e di comprendere meglio come, muovervi, e questo è appunto un primo passo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!